Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come montare i fari dove ho montato appunto gli Angel Eyes. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare le notifiche e lasciare un like se il video vi è piaciuto. Ok ragazzi, per smontare il paraurti dobbiamo togliere queste viti superiori, comprese queste 4 dei fari, e poi queste 3 laterali, sia a destra che a sinistra. E poi bisogna togliere altre viti che sono sotto, che mantengono la plastica nera. Adesso dobbiamo sganciare il paraurti ai lati, sia a destra che a sinistra. Tiriamo con 2 mani nella parte superiore verso l'esterno, quindi verso di noi, il paraurti, e si dovrà sganciare. Io l'ho fatto da solo ed è stato un po' complicato. Se siete in 2 è meglio, ma anche da soli si fa tranquillamente. Adesso possiamo svitare la vite inferiore che mantiene il faro. Fatto questo, possiamo smontare i fari. Quando andiamo a montare i nuovi fari, ho fatto uscire qui il filo bianco che poi andrà attaccato all'alimentatore degli Angel Eyes e poi all'alimentazione. Ho deciso di montare tutto qui davanti, quindi prolungare solo il filo dell'alimentazione che viene dalla batteria per l'alimentatore. Per questi fili bianchi il giro lo faccio fare avanti, così da non tagliarli qui avanti, e mantenere quindi questa presetta originale per tutti e 6 gli anelli. Mentre per il sensore di ricezione del segnale dal telecomando sono indeciso ancora se metterlo qui o all'altro lato. Adesso vedo un po', faccio qualche prova e poi alla fine vi dico tutto. Ecco come si vede il cablaggio già fascettato e quasi pronto. Il ricevitore al momento l'ho messo qui sotto al cofano, ma devo ancora testarlo per vedere se funziona con il cofano chiuso. Da quest'altra parte ho fatto la stessa cosa. Facciamo un test per vedere se funzionano. Andiamo a provare un attimo tutte le colorazioni che abbiamo provato anche nel video precedente. Direi che funziona molto bene. Bene ragazzi, adesso farò qualche considerazione. Prima di tutto voglio dire che ho impiegato molto tempo, infatti il video dura molto poco rispetto al tempo impiegato. Infatti tra smontare e rimontare il tutto ho impiegato 2 giorni, forse 3. Per quanto riguarda il ricevitore invece avevo pensato di farlo passare all'interno della macchina. L'ho fatto passare ma non come volevo io. Praticamente avevo iniziato a smontare tutti i connettori presenti sotto lo sterzo, cosa che poi ho dovuto rimontare perché non è fattibile passare da lì. Quindi ho fatto passare il ricevitore sotto il cofano e poi dalla portiera entra dentro. È una soluzione probabilmente non perfetta, però l'acqua non entra in macchina, e se non si vogliono fare altri buchi, a meno che di non smontare tutto per far passare il cavo del ricevitore insieme agli altri cablaggi, penso sia la soluzione più economica e quindi anche migliore, non perdere molto tempo. Per quanto riguarda il positivo dell'alimentatore degli Angel Eyes, ho inserito un fusibile da 7,5 A per proteggere il tutto. Spero funzioni, anche perché il sistema ne assorbe 6, ma da 6 A non l'ho trovato, il più vicino è quello da 7,5, quindi l'ho dovuto adattare. Meglio quello che niente comunque. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Ditemi cosa ne pensate di questo progetto, a me piace tanto. Scrivetelo qui nei commenti cosa ne pensate e se lo farete anche voi. Per questo video è tutto, ciao.